Uno dei primi resoconti storici su Gesù di Nazaret, la sua vita, morte e la sua resurrezione, fu scritto da un uomo di nome Luca. Conosciamo tale resoconto come il Vangelo di Luca. In realtà Luca continuò la storia in un secondo volume, Chiamato il Libro degli Atti, che descrive ciò che Gesù continuò a fare dopo la sua resurrezione. Il libro degli Atti si apre mostrandoci i discepoli insieme a Gesù appena risorto, che è una cosa incredibile solo a pensarci. Poi per settimane Gesù risorto continua a istruirli sul suo regno, caratterizzato da valori e principi che potremmo definire sottosopra, e insegna anche sulla nuova creazione che egli ha inaugurato proprio con la sua morte e resurrezione. Uno scenario decisamente entusiasmante e i discepoli sono pronti ad andare a diffondere tali buone notizie per il mondo. Ma Gesù dice loro di aspettare e di rimanere a Gerusalemme finché non saranno rivestiti di una nuova potenza dall'alto che gli consentirà di essere testimoni fedeli di Gesù e del suo regno. Inoltre comunica loro che la missione avrà inizio proprio a Gerusalemme. Si sposterà poi in Giudea e in Samaria e da lì al resto del mondo. È una sorta di tabella di marcia che caratterizza il libro degli Atti. I discepoli poi vedono Gesù sedersi sul suo trono, esaltato come re di tutta la creazione. E così i discepoli rimangono in attesa, chiedendosi quando sarebbe giunta loro questa potenza dall'alto. Ecco arrivare dunque il giorno della Pentecoste. Si trattava di un'antica festività ebraica, celebrata all'inizio dell'estate. Migliaia e migliaia di pellegrini ebrei da tutto il mondo conosciuto si ritrovavano a Gerusalemme. Persone con lingue e culture diverse interagivano insieme nella santa città. I discepoli sono riuniti in una casa che all'improvviso si riempie di vento impetuoso e di fiamme. Le fiamme si dividono e assumono la forma di lingue di fuoco che si posano sulle teste dei discepoli. Di che si tratterà mai? Qui Luca riprende un tema ricorrente nel corso della storia dell'Antico Testamento, quando la presenza di Dio si manifestò in modo simile sul monte Sinai. In quell'occasione egli aveva stipulato un patto con Israele e le aveva consegnato i 10 comandamenti. In seguito, quando Dio decise di dimorare insieme al suo popolo, la sua gloria si manifestò sotto forma di una colonna di fuoco, riempiendo il tabernacolo. In quel caso si trattava di una sola colonna di fuoco, non di molte. Esatto, qui Luca sta facendo un'osservazione molto importante. Quella che vedono manifestarsi in quella situazione i discepoli equivale alla presenza personale di Dio nel Tempio, lo Spirito di Dio di cui tanto avevano parlato i profeti israeliti. E ora è scesa per dimorare nel nuovo Tempio del corpo di Gesù, ovvero il suo popolo. Le persone sono, in altre parole, come un piccolo tempio ambulante in cui ora dimora Dio. Cominciano a narrare storie su Gesù, parlando in lingue che prima non conoscevano. Eppure le persone riunite intorno a loro riescono a capirli perfettamente. Cosa sta succedendo? Pietro comincia a spiegare che si tratta del compimento delle speranze di Israele, basate sulle scritture. Il piano di Dio era da sempre stato quello di servirsi della famiglia di Abramo per portare pace e giustizia al mondo, ma le tribù di Israele si erano disperse a causa dell'esilio. Ora, durante la Pentecoste, rappresentanti da tutte le tribù sono nuovamente riuniti e vengono introdotti al loro promesso Messia, Gesù crocifisso e risorto, per il ristabilimento del popolo di Israele. Migliaia di persone cominciano a seguire il cammino di Gesù. Il che ci porta al racconto dei due templi. Da una parte c'è il tempio costruito da Erode a Gerusalemme, in cui i discepoli di Gesù si recano ad adorare come il resto degli israeliti. Dall'altra c'è il tempio di Gesù costituito da persone. Questo tempio si riunisce nelle case di tutta Gerusalemme e si basa su un modo di vivere radicalmente differente. Pensiamoci un attimo. Molti di quei pellegrini non erano originari di Gerusalemme e si erano riuniti per dare vita a delle nuove famiglie, creando un rapporto di dipendenza gli uni dagli altri. I membri di quelle comunità vendevano i loro beni e in quel modo fornivano assistenza ai poveri presenti tra loro, mangiavano insieme, pregavano insieme ogni giorno. Imparavano dagli apostoli il significato di vivere come se Gesù fosse il vero re del mondo. Deve essere stato emozionante. Ma non erano tutte rose e fiori. Così come nell'Antico Testamento, essere il Tempio di Dio è una cosa seria. Forse conoscete quella storia un po' particolare raccontata nel libro del Levitico di due sacerdoti che nel Tempio disonorarono Dio e perciò rimasero uccisi all'istante. Qui Luca inserisce una storia simile, quella di due discepoli che disonorano lo Spirito di Dio nel nuovo Tempio e che subirono la stessa sorte. Certo, anche in questa comunità c'è corruzione, ma il problema principale viene decisamente dal di fuori. Sì, proprio dall'altro tempio.
I suoi leader si vedono minacciati da questo nuovo movimento messianico e arrestano gli apostoli cercando di fermarli. Questo ci porta dunque all'ultima storia di questa sezione degli Atti che descrive gli eventi occorsi a Gerusalemme. Ci viene presentato un nuovo discepolo, Stefano. Oh, Stefano, ardente di zelo e passione, assume il ruolo di leader tra i discepoli per servire i poveri ed è solito recarsi al cortile del Tempio per insegnare il cammino di Gesù alle persone. I leader del Tempio lo arrestano e trovano dei falsi testimoni per accusarlo di diffamare Mosè e persino di minacciare il Tempio come un terrorista. In risposta, Stefano comincia un lungo discorso, mostrando come quella situazione fosse del tutto prevedibile. Riassume la storia dell'Antico Testamento, mettendo in evidenza personaggi come Giuseppe, Mosè e i profeti, persone che erano state continuamente respinte e perseguitate dal loro stesso popolo. Israele si è opposta ai messaggeri di Dio per secoli, pertanto il rifiuto di Gesù prima e dei suoi seguaci ora non è altro che un rifiuto di Dio in persona. I leader si infuriano e cominciano a lapidarlo. In punto di morte Stefano si mostra determinato a seguire la via di Gesù, ovvero a soffrire a causa del peccato degli altri. Arriva persino ad esclamare a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Sono praticamente le stesse parole pronunciate da Gesù alla sua morte. Esatto, Stefano diventa il primo dei molti martiri del movimento di Gesù. Ma questa persecuzione contiene un barlume di speranza ed ecco perché Luca introduce un nuovo personaggio, un leader religioso di nome Saulo. Saulo è davanti al corpo senza vita di Stefano, dopo aver assistito e approvato la sua esecuzione. Aspetta, Saulo? Non si tratta forse di colui che diventerà l'apostolo Paolo? Esattamente. Luca qui ci mostra come neppure questo tragico omicidio abbia potuto fermare il regno di Gesù. Molti seguaci perseguitati fuggono da Gerusalemme e si dirigono verso la Giudea e Samaria, proprio come aveva detto Gesù. Nella sezione seguente del libro degli Atti vedremo come prosegue la storia.